Non ci posso credere! Ebbene sì, ti annuncio trionfalmente che sta succedendo, qualcuno ce l'ha fatta. A fare cosa? Beh, forse l'hai già capito dal titolo di questo video, ma chi, come e perché te lo faccio vedere subitissimo. E quindi non perdiamo tempo e se ti senti pronto, iniziamo. Lo vogliamo fare anche stavolta? Lo dobbiamo fare anche stavolta. Di che cosa sto parlando? Ma naturalmente del nostro consueto rituale apotropaico per cercare di blandire le divinità del tubo. Ebbene sì, questi esseri mitologici e potentissimi possono essere potenzialmente distruttivi per ciascuno dei nostri video e quindi non abbiamo che da aggrapparci alle nostre poche certezze e procedere senza meno. Disclaimer: i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va? Ebbene sì, a quanto pare si può fare! E chi è riuscito a farcela è stato il nostro vecchio amico James, che ha voluto creare una versione ma veramente super light come non se n'erano mai viste di Windows 10, in grado di girare addirittura con solo 1 GB di RAM. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo immediatamente a vedere come scaricare, installare e configurare sul nostro computer questa versione. Per farlo apriamo il nostro browser e nel motore di ricerca digitiamo come sempre Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, ovvero quello relativo al sito gentiluomodigitale.it. Clicchiamo per aprire la pagina e successivamente nel menu in alto ci porteremo nella sezione Downloads. Una volta aperta la pagina scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questo download qui, quello che si chiama Optimum 10 Pro V5.1. Per scaricarlo andiamo a fare clic sul file download, questo pulsante qui ci porterà direttamente nella pagina di James. Non ho voluto inserire la ISO nei download del sito per due motivi. Il primo è che è troppo pesante per le possibilità del nostro sito ed il secondo, e forse anche più importante, è che conviene sempre scaricare la versione più aggiornata. In questa pagina potremo scendere fino in basso per scaricare il file tramite il pulsante File Download, ma andiamo prima a dare un'occhiata a quello che ci dice il nostro amico James, traducendo magari la pagina in italiano. E infatti scopriamo che questa build è stata progettata per essere il più leggera e reattiva possibile, ma senza sacrificare funzionalità o caratteristiche di Windows 10, cosa assolutamente difficilissima da fare, in cui il nostro James è riuscito brillantemente. Inoltre le modifiche nella versione 5.1 rispetto alla versione 5, e mi raccomando, stiamo parlando della versione 5.1 perché la versione 5 è completamente diversa a mio avviso e non conviene scaricarla, includono una build del sistema operativo più recente, quindi hai l'ultimissima versione di Windows 10 attualmente disponibile, e sono stati inoltre ripristinati i temi dell'aspetto originale di Windows 10 e creata, come vedremo a breve, due ISO separate, con la build Defender On e la build Defender Off. Andiamo avanti. Perché se scendiamo un pochino più in basso vediamo che le funzionalità rimosse sono Cortana, Smart Screen, Edge e le app UWP. Le app UWP sono una cosa che serve sostanzialmente agli sviluppatori, ovvero chi crea determinati programmi all'interno di questa piattaforma di Windows. UWP sta infatti per Universal Windows Platform. Le funzionalità che invece sono state disabilitate, quindi non rimosse, presenti, ma semplicemente disattive, sono il Windows Defender, che come vedremo tra un attimo noi terremo invece attivo,
Windows Inc. Workspace, BitLocker, la segnalazione errori, l'indicizzazione, lo User Account Control, gli annunci, tutta quanta la telemetria, l'ibernazione e la limitazione di potenza. È stata data, insomma, come leggiamo nel sito, una priorità alle prestazioni, perché questa build è stata progettata per massimizzare le prestazioni, la reattività e il risparmio di risorse nei nostri sistemi. Per scaricarla arriviamo quindi fino in fondo alla pagina dove troveremo due versioni e qui dobbiamo fare un discorsetto. Eh sì, perché la versione che gira anche con un solo giga di RAM sui nostri sistemi è quella con Windows Defender Off, che tuttavia non è la versione che ti consiglio di installare per questioni di ovvia sicurezza. Windows Defender, infatti, abbiamo visto che è un eccellente antivirus, anzi pure troppo, dato che ogni tanto ci bolla delle applicazioni perfettamente lecite come potenzialmente rischiose, ma tutto sommato abbiamo appurato che è un antivirus che fa egregiamente il suo lavoro in maniera gratuita e anche più leggera rispetto alla maggior parte degli altri antivirus. Quello che ti consiglio invece è di scegliere la seconda versione, quella che andremo a vedere in questo video, che sacrifica neanche tanta RAM in più come vedremo, ma a fronte di una sicurezza decisamente molto maggiore. Andiamo quindi a fare clic, se vuoi seguire il mio consiglio, sul secondo link, quello su cui c'è scritto per il download di Defender On. Una volta cliccato verremo trasportati su una nuova pagina e partirà automaticamente il download del nostro file. Dobbiamo semplicemente aspettare e allora io approfitto e vado a farmi uno spuntino. Ok, per fortuna il download è completato, altrimenti mangiavo altre 140 di queste. Il bidoncino era pieno e l'ho praticamente svuotato per metà. Oltre a questo avrai notato che la mia tosse è completamente scomparsa e questo anche grazie ai consigli ricevuti sul canale, che sono stati i più disparati, dal prendi la tachipirina al fatti questa tisana. Insomma, li ho messi tutti insieme, ho preso un bidone, ci ho messo dentro la super bomba di Fantozzi, delle ali di pipistrello, tutti quanti i medicinali e le tisane consigliate, l'ho trangugiato e immediatamente non solo mi è passata la tosse, ma non ho potuto trattenermi dal correre per 48 ore di fila. Ma detto questo, andiamo al nostro file che è stato finalmente scaricato in modalità compressa. Clicchiamo su questa cartella, andiamo ad aprire la cartella dei download e chiudiamo finalmente la finestra del browser retrostante che non ci serve più. Quello che faremo adesso sarà un bel clic destro su questo file seguito dalla voce estrai tutto nel menu contestuale. Clicchiamo sul pulsante estrai e attendiamo pazientemente il termine dell'operazione, che questa volta dovrebbe durare solo pochi secondi. Ecco qua, il nostro file è stato quasi completamente estratto. Al termine si chiuderanno queste finestre e troveremo la cartella che contiene a sua volta una sottocartella con tutto quanto quello che ci serve. E a questo punto stop, perché quello che dovrai fare sarà procurarti un pendrive della dimensione minima di 4 GB, anche se io ti consiglio di utilizzare un pendrive da 8 GB, e fatto questo inserirlo nel tuo PC, come vado a fare io. Ecco fatto. Ora che abbiamo il nostro pendrive inserito, andremo a fare doppio clic su questa voce, quella che si chiama Rufus 3.16.exe. Accettiamo con sì che vengano apportate le opportune modifiche al nostro dispositivo, dopodiché sposteremo un pochettino questa finestra e andremo a trascinare al suo interno questo file qui, quello che si chiama Windows X Lite Optimum 10 Pro bla bla bla. Trasciniamolo quindi all'interno della nostra pennetta, lasciamo anche tutto quanto come si trova, ma alternativamente potrai come sempre cambiare lo schema di partizionamento
per le macchine più vecchie su MDR, dopodiché clicca su Avvia per far partire la procedura di creazione del pendrive. Veniamo avvertiti, cosa molto importante da tenere a mente, che tutto il contenuto della nostra pennetta verrà cancellato per creare questo supporto di installazione. Se siamo sicuri che non ci siano file importanti che dobbiamo prima copiare da qualche altra parte, clicchiamo sul pulsante OK. Vediamo che parte la creazione del file system, l'eliminazione delle partizioni precedenti, e dovremo semplicemente attendere con un pochino di pazienza ancora che venga effettuata la creazione del nostro nuovo supporto di installazione. Ok, diventerò grassissimo se continuo a fare questi video. Spostiamo un pochino la finestra che nel frattempo ha terminato il suo lavoro e clicchiamo sul pulsante Chiudi. Chiudiamo anche le altre due finestre che ormai non ci servono più e, staccato il nostro pendrive, lo andremo ad inserire sulla macchina di destinazione, ovvero su quella macchina su cui vogliamo installare questo sistema operativo super leggero. A questo punto, attenzione, perché sulla macchina di destinazione dovrai entrare nel BIOS. Entrare nel BIOS è un'operazione che cambia da macchina a macchina e che non ti posso mostrare. Ti posso tuttavia dare degli indizi. A seconda del tipo di computer che avrai, dovrai premere subito all'avvio un tasto particolare oppure una combinazione di tasti che possono essere ESC, CANC, F1, F2, F3, eccetera, fino all'F12 e così via. Ti consiglio di fare una piccola ricerca in internet per cercare di capire come si entra sulla tua macchina sul BIOS in modo da fare questa operazione che sto per mostrarti. Dopo che infatti avrai risolto l'indovinello del tasto misterioso e avrai sconfitto il drago e sarai riuscito ad entrare nel BIOS, ti ritroverai su una schermata molto simile a questa. Quello che dovrai fare sarà cercare questa sezione qui, quella che si chiama Boot, e una volta entrato in questa sezione dovrai mettere il tuo pendrive al primo posto, come qui c'è questo IDE Hard Drive, dei dispositivi di avvio della tua macchina, facendo in modo, insomma, che quando la macchina viene accesa, il primo dispositivo su cui si andrà a fare riferimento sarà proprio il pendrive che abbiamo appena creato. Fatto questo, clicca su Exit, salva tutti quanti i cambiamenti che hai fatto, riavvia la macchina e partirà una schermata di installazione esattamente come questa. Ed eccoci qui con l'avvio del nostro nuovo Windows. Parte con questa schermata qui, su cui dovremo solo aspettare alcuni secondi che venga effettivamente avviata l'installazione del nostro sistema operativo. In questa schermata abbiamo nuovamente la possibilità di scegliere se attivare o meno Windows Defender. Il mio suggerimento è naturalmente, ancora una volta, quello di scegliere la prima voce e tenerlo attivo. Fatto questo, clicchiamo sul pulsante Next per procedere e con questa schermata invece dovremo fare la massima attenzione, perché in questo modo noi andremo a cancellare l'intero contenuto del nostro disco rigido. Accertiamoci quindi che su questa macchina su cui stiamo per installare questa versione super light di Windows 10 non ci siano dati importanti e in questo caso fermiamo tutto, salviamo i dati che ci servono e poi ricominciamo esattamente come ti ho mostrato questa procedura. Quando sarai sicuro che sull'hard disk della macchina non ci sono file importanti, potrai tranquillamente fare clic sul pulsante Next. A questo punto partirà l'installazione e tutto ciò che dovrai fare sarà uno spuntino, proprio come faccio io. Ebbene sì, colpo di scena, mi è toccato letteralmente
succhiarmi il pollice, e questo per due motivi. Il primo è che stanno finendo le scorte qui nello studiolo e non sia mai che nel prossimo video rimango senza cibo, ma soprattutto perché volevo evitare di litigare domani mattina con il mio peggior nemico, e cioè naturalmente la bilancia. Ma veniamo a noi. Avrai sicuramente notato che questa volta, a differenza del solito, non ti sto mostrando la visualizzazione a schermo intero, e questo per un motivo molto ben preciso. Quale? Che ho evitato di installare le guest additions che mi consentono sulle macchine virtuali di avere la visualizzazione a tutto schermo, per non appesantire assolutamente in nessun modo questa macchina, perché c'è un bel esperimento che voglio fare con te immediatamente. Premo quindi la combinazione di tasti Ctrl, Shift ed ESC ed ecco qui che, wow, assistiamo ad una piacevolissima sorpresa. Eh sì, te lo confermo, l'occupazione di RAM, nonostante che, come puoi vedere, abbiamo Windows Defender attivo sul nostro sistema, si attesta sui 0.9 GB, e quindi al di sotto addirittura del giga, pur essendo presente Microsoft Defender o Windows Defender, che dir si voglia. Come se questo non bastasse, la CPU che ho installato è davvero minimale. Ho messo un single core a questa macchina virtuale che è occupato praticamente per niente. Idem per quanto riguarda l'occupazione di hard disk e di tutti quanti quelli che potrebbero essere i processi parassiti sulla rete. Insomma, io non ho mai visto un sistema così performante e dalle richieste di risorse hardware così basse. A questo punto sarebbe opportuno italianizzarlo, ma ti dico la verità, ho poco tempo ed è un'operazione che ho mostrato in diversi altri video. Te ne lascio uno linkato proprio qui in alto se vuoi vedere come si italianizza un sistema operativo. E siamo caloricamente arrivati al termine anche di questo video, ma prima di congedarci c'è una cosa importantissima che devo fare, ovvero i ringraziamenti del giorno, che quest'oggi sono tutti per te, che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti, e detto questo non mi resta, come di consueto, che salutarti e darti appuntamento alla prossima.